Eccoci qua amici, sono tornato. Ho avuto 10-12 giorni e sono stato a lavorare in una fattoria, quindi non sono stato presente qua a lavorare. E nulla, ero a raccogliere olive a Reggello, che è una località vicino a Firenze. Mi sono trovato molto bene in un'azienda, avevo il trattore, l'appartamento, insomma sono stato molto bene. Sono tornato qua a lavorare con Pietro, anche oggi, che sta facendo le palle di terra, anzi di fango. Come vedete stiamo ripristinando totalmente questa spalletta. Dicevo appunto che abbiamo quasi estratto del tutto la rete, quindi una volta estratta la rete la riporteremo su, tireremo su gli ultimi pezzi di terra che sono caduti, qualcosa è finito anche nel fiume purtroppo, però noi possiamo fare con i mezzi che abbiamo. Continueremo a fare un po' di strati di palizzata e poi andremo a piantare rosmarino, penso, piante aromatiche nella parte superiore, e inferiore invece andremo nel bosco a trovare delle piante. Chiaramente il terreno adesso è bello scassato, quindi quando si va a piantare una pianta in queste condizioni dovrebbe radicare subito, anche se è una pianta presa e spostata. E niente, come vedete gli argini in basso hanno retto anche le piogge di questi ultimi giorni. Poi andremo a liberare anche quest'area qui che vedete la rete è andata giù. E niente, ci aggiorniamo, noi continuiamo il nostro lavoro e insomma penso di aver fatto una cosa buona, andava fatta, sicuramente è una cosa che nonostante la pioggia prima o poi veniva giù. Quindi abbiamo fatto sta struttura e dovrebbe bastare per un po', però chiaramente dobbiamo lavorare bene con gli alberi sotto perché poi in futuro serviranno quelli. Allora amici, sono stato nel vivaio naturale, quindi il bosco, a prendere tutte piantine di alloro, come vedete sono tutte radicate. Adesso le andrò a piantare in questa parte inferiore e come vedete abbiamo tirato su completamente tutta la rete. Qua sopra c'è la palizzata, c'è Pietro, come vedete la rete la stiamo attaccando ai pali di legno e poi abbiamo rimesso dei pali di ferro perché se no c'è il rischio che gli animali passino da sotto. Li abbiamo tirati belli sotto in questo modo da riuscire anche a ottenere un buon risultato per la tenuta del terreno, perché se te butti un ferro sotto tiene fermo anche tutto. E nulla, io penso che siamo a buon punto. Questa parte qui vedrai che ci toccherà rimettere un altro pezzo di rete perché vedete è veramente messa malissimo, però sono molto soddisfatto perché comunque sia in poco tempo siamo riusciti a ottenere un buon risultato. Nella parte superiore che vedete qua sopra, che noi abbiamo portato più terra possibile, chiaramente non è facile, stiamo anche per cercare di prendere questa rete, la stiamo buttando di là. Metteremo del rosmarino, salvia, queste piante aromatiche, comunque sia fanno anche loro un certo apparato radicale, quindi diciamo che siamo abbastanza contenti in generale. Metto queste piantine e poi si va avanti. Allora amici, buongiorno. Questa mattina mi sono fossilizzato qua all'ingresso del terreno di Cercina perché ho scoperto che c'era uno scolo praticamente sotterrato dalla terra, quindi prima mi sono spostato nella parte esterna per togliere la terra che era a contrasto col cancello e non si apriva. Poi ora sto pulendo tutta questa zona e come vedete è apparso questo scolo qui, che fra l'altro si vede anche l'altra grata che è stata sotterrata. Adesso vado a prendere gli strumenti per diciamo completare il tutto, così si ripristina anche questo scolo e così tutte le volte che arrivo quando è piovuto non sto a pulire tutte le volte c'è sempre un sacco di terra. In questo modo l'acqua va via e casomai i sassi magari si fermano qui sulla grata o entrano dentro, ma mi viene anche più facile poi rimettere a posto.
Allora amici, breve aggiornamento, abbiamo trovato 3 scoli, stiamo continuando a scavare, come vedete la superficie qui è vicina al cancello, la stiamo pulendo tutta e poi vedremo dove va a finire tutta quest'acqua. Io penso che vada lì a ridosso del cipresso, vedete c'è questo cipresso all'ingresso. Secondo me in questo modo già quando piove tanto arriva dalla strada porta via, così non si ferma, e anche quando viene da di qua, perché di qua siamo quasi in semipendenza, e direi che forse è un lavoro che andava fatto e sono contento di averlo iniziato. Ma salve amici, eccoci qua in questa mattina di sabato, sono circa le ore 7 della mattina, sono venuto molto presto perché devo fare tante consegne di olio oggi, ma allo stesso tempo devo lavorare, quindi sfrutto queste poche ore di luce che ci sono in questo periodo autunnale per poter andare avanti e mandare avanti tutti i lavori che voglio fare. Vi faccio un breve aggiornamento sullo scolo che ho fatto ieri, poi vi faccio vedere il lavoro, diciamo, finito del fosso e della frana, e poi io voglio che qualcuno mi dica anche cosa ne pensa, perché io ho cercato di fare tutto con quello che avevo. Vi faccio vedere un po' il problema che ho qui dello scolo. Praticamente io sono riuscito a ripulire tutto, sono andato a rimettere le grate, quindi praticamente poi tutto pulito e la pendenza anche giusta, ma vedete qui nella zona finale dove dovrebbe, diciamo, andare a prendere l'acqua e portarla via, presumo, nel torrente di qua sotto, purtroppo è intasato, quindi io stamattina sono andato a prendere questi ferri lunghissimi per vedere di riuscire a sbloccare la situazione, anche perché penso che se era completamente tutto pieno di terra non credo che tutto il tubo sia pieno di terra. Un po' ha pescato, perché ieri sera l'acqua arrivava fino a qui e io penso sempre che l'acqua, se vuole trovare la strada, la trova, quindi stamattina mi metto a vedere se riesco a sbloccarlo, perché è importantissimo. Vedete, un pochino gira, quindi vuol dire qualcosina leggermente porta via. Secondo me questo scolo era importantissimo perché quando piove dalla strada, che è parecchio in pendenza, arriva un sacco di roba. E poi ho pulito anche questo sgrondo che è del muro, dove esce un sacco di terra, esce un sacco di acqua. Se io riesco a mandarla via subito, evito anche che qui si formi uno strato di terra e si formi uno strato di, diciamo, accumulo di materiale che poi può essere portato via benissimo dallo scolo. Ma torniamo al lavoro principale, che poi è stato quello di sistemare la frana e anche la sistemazione dell'albero, che, diciamo, mi precludeva poi il passaggio, perché purtroppo quest'albero proveniva da un ambiente che non è mio, ma del demanio, però purtroppo, siccome la situazione è stata quella che è qua in Toscana, ho sbrigato le cose io, diciamo, senza andare a rompere i coglioni nessuno. E faccio vedere un po' la situazione, ma faccio anche un aggiornamento, perché vedete qui dove ho fatto la lavorazione del ruscello, il crollo, diciamo, sta continuando, diciamo, la zona qui che ho pulito sta continuando a franare, e io sto pensando in futuro di acquistare un escavatore, almeno, diciamo, un 30 quintali, per poter, diciamo, lavorare in maniera più veloce e cercare di spezzarmi meno la schiena, perché in futuro vorrei provare a ritirare su tutta sta terra e rimettere il recinto, perché da qua i caprioli passano e sapete bene che la vigna con i caprioli non è che vada tanto d'accordo. Comunque l'ambiente è molto bello, nonostante faccia molto freddo stamani, ci sono intorno 3-4 gradi, quindi qua all'ombra veramente fa freddo. Ma vi faccio vedere la situazione qua della frana. Adesso andrò a rimettere a posto anche tutti questi attrezzi. Fra l'altro sono venuti fuori questi vecchi scoli che voglio riutilizzare, che sono in terracotta, sono bellissimi. Qui ci sono tutti i miei strumenti di lavoro e, come vedete, praticamente tutta la terra che potevo riportare su l'ho ritirata su. Sono andato a piantare erbe aromatiche in questa parte superiore, come vedete rosmarino e salvia. Ho fatto questa palizzata riportando su tutta la rete, e voi non avete idea di quanta terra c'era sopra la rete. Ho usato anche qualche palo di ferro perché mi garantisce anche in futuro una tenuta maggiore, ma io spero che poi l'alloro, ho piantato circa 10 piante d'alloro nella parte inferiore, vada a fare un apparato radiale che possa tenermi ben saldo il terreno. Vi ho fatto vedere anche che nella parte inferiore ho messo, diciamo, dei sassi, dei massi, pezzi che erano stati buttati negli anni per creare una specie di argine, così quando si ingrossa non mi va a mangiare la terra.
E niente, sicuramente voi vedrete che ci sono dei buchi qua, perché chiaramente purtroppo la terra qualcosa è stato portato via anche dal fiume. Adesso è anche vero che avendola portata su a mano, a palle, deve compattarsi leggermente, quindi piano piano poi andrà a sistemarsi anche da solo. Però io mi auguro che tutte queste piante vadano a radicare, si crei una situazione stabile, sia sopra che sotto, e diciamo penso che con gli strumenti che ho avuto a disposizione aver fatto un bel lavoro. Dai. Io sono contento, poi è venuto un ragazzo a aiutarmi, un ragazzo che sta imparando questo mestiere e quindi diciamo sono abbastanza soddisfatto. Casomai io questo video appunto io l'ho fatto appunto per sapere anche cosa ne pensate voi, avevo fatto questo pre-video, questa anteprima per sapere cosa ne pensavate. Penso di aver fatto qualcosa che rientra con quasi tutti i commenti che ho ricevuto. E c'era chi mi diceva di non riprendere la terra, però io la terra ci tenevo veramente a riportarla su perché secondo me se si lasciava giù poi continuava ad andare via, quindi c'era forse il rischio che potesse continuare a franare. Ah, fra l'altro mi sono dimenticato di dirvi che qua, diciamo fra la palizzata e la parte inferiore, la rete essendo messa male, ho messo della rete elettrosaldata. Aspetta, vi faccio vedere. Non so se si vede, vedete nella parte qui tutta rete elettrosaldata, così magari anche animali come istrici, lepri, fagiani, volpe, diciamo, hanno più difficoltà a entrare. Poi comunque sia questo è un terreno di 3 ettari, quindi è anche difficile cercare di tamponare tutti gli ingressi, però ce la sto mettendo tutta con i mezzi che ho. E comunque è un posto veramente magnifico. L'unica pecca è che non ci sono muri, non ci sono sassi per poter fare opere a secco. Però amici, io penso di aver fatto un bel lavoro e sono veramente contento di aver portato anche questa avventura insieme a voi, e sicuramente ce ne saranno altre da poter condividere su questo canale. Quindi adesso vi saluto, che mi metto a sistemare lo scolo e ci sentiamo presto sicuramente con nuovi altri contenuti. Vi ricordo semplicemente di venire su Facebook perché c'è un bel gruppo che sta crescendo, dove mi potete scrivere tranquillamente, ci possiamo sentire. E niente, ci vediamo presto e da questa fredda mattina di sabato di novembre, quasi dicembre, ci salutiamo. Ciao, è stato un piacere.